giro della penisola iberica, Spagna e Portogallo, 7000 km abbondanti. Partiamo da Milano, facciamo sosta a Montpellier la notte e a pranzo siamo a San Sebastian, alla Baia della Concia e dopo a Zuriola Beach, dove troviamo i primi surf che ci accompagneranno per tutto il viaggio. L'Atlantico ispira il surf. Siamo a Bilbao, ecco la Cinzia, qua c'è 20 gradi contro i quasi 40 che ci sono in Italia, chiaro. Museo Guggenheim, migliore attrazione di Bilbao, costruito nel 97 con soluzioni arditissime sia esternamente che internamente. Una meraviglia. Andiamo a Vitoria-Gasteiz, capitale della regione Basca. Pamplona, allo Stadio del Toro! Sono state girate alcune scene della serie televisiva Games of Thrones, prenotate online perché è a numero chiuso e sono restate fuori come noi. La città delle tre bugie, Santi neanche uno, Lana piana è in salita e il mare lo vedo da lontano. Il Capriccio di Gaudì, realizzata a fine 800, una villa meravigliosa ispirata alla natura e alla musica. Woody Allen. Eccoci qua, io c'ho un braccio così lungo e ci sono dei fiori bellissimi, foto, vero? Guardala. Ad agosto bisogna fare la prenotazione perché è numero chiuso, che c'è troppa gente. Oggi c'è il parcheggio, c'è un po' di gente, no, ma non più di tanto. La giornata è nuvolosa, quindi meglio. Magari non vengono queste gran foto, però guardate che meraviglia. Faro, punto d'arrivo del Sentiero di Compostela, meta dei pellegrini che abbiamo visto lungo la strada a camminare sotto la pioggia e il vento, bravissimi ad arrivare fino lì. Noi siamo arrivati in macchina, i bastardi. La
Lasciamo la Spagna del Nord, sempre nuvolosa e piovosa, e ci rechiamo in Portogallo, sulle prime spiagge, e cominciamo a vedere il sole. E a minha saudade cresce, gotas de orvalho pela manhã. Saudade. Bella accoglienza di Porto con la sua orchestra sinfonica do Porto Casa do Musica, che ci ha offerto un concerto gratuito seguito dal Poggiolo del Residence dove eravamo leggiati. Fantastica città romantica e musicale. Ricorderemo Nazaré per due cose: per la sua zuppa di pesce, la più buona che abbiamo mangiato in Portogallo, e per le maiores ondas do mundo, che in realtà de maiores non c'era niente perché erano basse e non c'era neanche un surfista, e quindi ci siamo dovuti accontentare di vedere i surfisti sulle queste onde gigantesche di 20-30 metri che fanno delle cose pazzesche, e quelli con le moto d'acqua altrettanto, che fanno altrettanto spettacolo, che l'abbiamo visto in televisione spagnola o sui video YouTube che gira per tutto il mondo, è famosissima per questo. Nazaré. Óbidos, borgo medievale da non perdere. Fanno un festival del cioccolato seguitissimo, cioccolato con cui fanno le tazzine in cui servono il loro liquore alla ciliegia caratteristico della zona, chiamato gingina. Bevi e mangi la tazzina, gnam. Wow. Lisbona la consideriamo come porto romantica, affascinante e musicale, solo con un mezzo tono in più, capitale. Andiamo ora nella regione dell'Algarve, a sud del Portogallo, regione altamente turistica e che offre appunto degli standard tipo Rimini che a noi non piace, e quindi non siamo rimasti contenti se non per le spiagge, che sono molto belle e lunghe, e soprattutto sono libere all'80%, le stazioni balneari stranamente sono molto poche. Per un pelo si alza il ponte quando eravamo sopra. Dove
Siviglia, la più bella città della Spagna, con architettura medievale, romanica, islamica, gotica, barocca, moresca, c'è veramente di tutti gli stili, è fatto veramente bene. Plaza de Spagna, la cattedrale con la tomba di Cristoforo Colombo, l'Alcaraz, i giardini meravigliosi. Consigliatissimo, però non d'estate perché ci sono 40 gradi, noi abbiamo patito un bel caldo, sarebbe da fare in primavera o in autunno. Tarifa, splendida cittadina di fronte alla catena montuosa dell'Africa. Africa che è presenza costante anche in radio, dove senti la radio araba, che a me piace tantissimo. Il centro è veramente carino, vicoli, vicolini, piazze, piazzette, un sacco di fiori, molti locali da bere, da mangiare, enoteche, tapas, una meraviglia. Mettiamoci che noi eravamo a 8 km da Tarifa, alloggiati in una villetta con un giardino che dava appunto sulla baia e con un panorama fantastico. Per 3 giorni siamo stati lì e siamo stati benissimo. Il mercato municipale. Sommo dispiacere, dobbiamo dirigere la macchina verso casa, 2200 km che dividiamo in 3 giorni da 700 e rotti chilometri l'una per tornare a Milano in Italia.